Saverio, hai paura oggi? Scuola, qui c'era la scuola, questa era C'è tanta tensione in questa stanza, ragazzi. Ragazzi, guardate qui che accade. Come... Saverio. Li vedete quei segni? Io li vedo solo io. Saverio, anche... Stanno per incrociare. Forse qualcosa... Oh, si è incrociato, Saverio! A sto punto. Oggi ci troviamo in una città abbandonata. Sono scappati tutti più di 500 anni fa. Vedete, è rimasto tutto così com'era una volta. Che ingresso forte. Ci stavamo scherzando, non sappiamo bene da quanto tempo è stata abbandonata. Una bella foto con Google Lens e ce lo saprà dire. Comincio a sentire vibrazioni potenti, ragazzi. Le fortificazioni di questo paese risalgono all'epoca dei Longobardi. Il paese è stato più volte citato per segnali misteriosi. Facciamo il test dell'abbandono. Esce dall'acqua. Ma cos'è quella cosa lì? Lo vedi? Lo vedi anche tu sopra? Guarda un po'. È una culla. A vederla così sembrerebbe una culla da prima della guerra lì sopra. Ma cosa ci fa? Potrebbe essere l'ultima culla usata in questo paese abbandonato. Non ci sono segnali rilevanti che possono interferire con la nostra caccia. Facciamo un giro da quest'altra parte, guarda qui, in questa via, chissà quante cose ha da raccontare. Ma questo tronco hai visto come sta? Si entra? Dio mando troppo. Pericolante? Ah, però ci sta sotto, si passa. È tutto aperto. Ah, guarda a sinistra, attento. Oddio. Ah, anche sotto. Porca miseria. Non entra, non entra. Come cavolo è fatto qui? Comunque alti 2 metri e passa anche la ragazza, potrebbe trattarsi di alieni, di nordici, caratteristica la loro pelle chiara e la loro grande altezza. Credo che tu abbia proprio ragione. Potrebbero essere proprio delle creature non di questo pianeta. Guarda qui dentro. Guarda qua. Come ha fatto la Terra, Saverio, a ricoprire l'interno di queste case? Si può stare qui? Beh, le persone se ne sono andate alla casetta quella giù, forse io prima ci giravo dentro, quando ero ragazzo. Tu abiti qui vicino? Ci può dire. Questo è un borgo antico, parco, nell'800, 900, questo era un paese asseso, qui c'era tutto. Qui c'era il tabacco, c'era stata l'insegna, ma non si vede perché è coperto. Le suore, qui c'era la scuola, questo era un combattimento. E queste erano, vabbè, dopo parecchie cose sono state portate via, perché qua sta portato degli architravi Stupendo. di 1000 anni fa, 700 anni fa. Qualcuno se lo trova, qualcuno dopo sa chi è emigrato, chi fa la proprietà. Era capace, uno aveva 2 locali, quell'altro ce n'aveva 2 sotto, perché qui prima si faceva. La casetta quella lì che sembra più... Sì. Sì, sì. Lì ancora diciamo, quasi percorribile, qui c'era il forno, il tabacco fabbro, quindi ci stava tutto.
quello che occorre un po' in piccolo. Ma la strada che va sotto invece dove Quella porta? va sotto al fiume, giù ci stava una fontana, non sta pure coperta. Era del 1100, mi sembra, quando ero piccolo ci andavo a bere io. Stava una cosa sportiva del marmo, sono sempre stato io. C'era il ponte levatoio ai tempi. Ciao. No, No. Però era ancora dentro, si poteva entrare, ci stava ancora i solai, sempre là la parte delle suore, là c'era l'asilo, c'era la scuola prima, ma là c'è la scalinata che sembra le case là all'inizio vicino all'acqua. sì, Potete fare il giro di giù, passare qua, quel sentiero. quello va giù sotto il fiume, sulla piedi ci potete andare. Dopo la fontanella sta la parte di là, non la vedevo, non la ritrovo. Prima ci stavo trovando. Qui comunque è tutto molto pericoloso, Saverio. Questa dovrebbe essere la balconata principale di questo paese. Guarda qui che ingresso fantastico. Saverio, andiamo a vedere. Attenzione, potrebbe essere pericolante. Sembra tutto abbastanza solido. Guardate ragazzi qui dentro. Oh, sento che vibra, Saverio, Saverio. Guardate, guardate, guardate qui dentro, guardate qui dentro. Eccolo, 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 ragazzi, avete visto? Guardate, guardate. Cerchiamo di capire il livello di elettromagnetismo di questa stanza. Seguitemi. Oh, eccolo, eccolo, Saverio! Saverio, guarda! Fammi vedere, fammi vedere. Guarda la forza e l'intensità. C'è tanta tensione in questa stanza, ragazzi. È assurdo. Non ho mai visto degli sbalzi così forti. Proviamoci a spostare un po' più qua. Ecco, adesso si è ristabilizzato. Hai sentito? L'hai sentito quel soffio? Ho sentito un soffio che mi passava qui proprio. È andato via. Andiamo? Proviamo ad andare più avanti. Non credo che siamo ben accetti qui. Ragazzi, l'intensità è fortissima. Non so davvero. Proviamo a prendere anche il luminol. Magari ci sono delle tracce qui sulle pareti. Nel frattempo teniamo sempre. Saverio, guarda un po' qui. Guarda qui se ci sono. Prova a spegnere la luce. Da qui l'intensità. Guarda su queste pareti, Saverio. Guarda su queste pareti. Li vedete quei segni? Io li vedo solo io. Vedi le macchie lì? Qui potrebbe essere un posto dove ammazzavano gli animali, probabilmente, Saverio. Potrebbe essere un mattatoio o qualcosa del genere. Sento delle vibrazioni di un certo livello, presenze. Guarda qui, guarda sopra, guarda. Pazzesco, ragazzi. È assurdo quello che stiamo trovando all'interno di questa casa. Guardate. Fuori di testa. Proviamo a tenere questo tono e a non disturbare il fantasma. Niente, non credo che lui ci voglia qui, Saverio. Saverio, guarda, usciamo un attimo che non mi sento bene. Sento la testa come se mi si comprimesse, sai, tipo quando vai in aereo. Proviamo ad uscire un attimo, ho bisogno di prendere un po' d'aria. Ho sentito, guarda la pelle d'oca, Saverio, guarda la pelle d'oca che mi è venuta dentro. Ho sentito delle vibrazioni strane all'interno della casa. Forse questo poteva essere, diciamo, una casa di quelle antiche. Sicuramente qui sotto c'era il mattatoio o qualcosa di simile. Ho sentito proprio delle presenze importanti, Saverio. Che dici? Vuoi provare a prendere il pendolo per verificare se si tratta di qualcosa di magico? Se si tratta di qualche vibrazione particolare? Vogliamo provare a utilizzare il pendolo? Dimmi che ce l'hai, Saverio. Saverio, dimmi che hai portato il pendolo.
Santiago l'ho portato il pendolo, facciamolo questo test spiritico per vedere se ci sono delle presenze in questo luogo, se abbiamo delle risposte. Andiamo. Guardate, già sta impazzendo. Mi metto qui sull'ingresso, che è la zona più frequentata. Non sembra ci sia qualcosa, Saverio. Si sta iniziando a muovere, si sta iniziando a prendere. Silenzio. Sta iniziando a muovere, guardate. Guardate. Pazzesco, pazzesco, fuori di testa. Ragazzi, guardate quando si muove il pendolo, guardate. È un'intensità fortissima. Saverio, prova. Guardate ragazzi, guardate qui che accade. Come il pendolo muove, guardate l'intensità del campo Non ce la elettromagnetico. faccio più, devo smettere. Stava entrando in contatto con me in maniera troppo violenta, una forza sconosciuta. Anche tu l'hai percepita, Saverio. Non è un'aura positiva. Allontaniamoci un attimo da qui. Guardate sopra le decorazioni. Allontaniamo. Saverio, dobbiamo riprendere un attimo fiato, vedete ragazzi? Adesso il campo elettromagnetico è a zero, perché non ci sono intensità di nessun tipo, non ci sono presenze di nessun tipo. Lì dentro avete visto che impazziva. La cella qui. Potremmo fare una challenge. 10 giorni nel paese fantasma. Se vi interessa l'idea, metteteci un bel iscriviti al canale, scrivicelo sul commento, scrivetecelo nei commenti. 10 giorni nella città fantasma. Saverio, ho visto qui che stiamo per rifare il giro, praticamente è finito qui. Cioè solo questo, sono queste. È qui il paese, sono queste 4 case, tutte appiccicate, Ah, tutte vedi, c'è anche attaccate. qualcosa lì. C'è qualcosa sotto? C'è altre case ricoperte da steppaie. Quel posto a me non dà niente di buono. Questo comunque mi dà l'idea che sia di recente costruzione. Spazio in manutenzione. Ah, anche qui dietro, guarda come si sviluppa. Ma noi qui ci siamo passati? No, questa via di. Spazio in manutenzione. Noi ci siamo passati in quella via lì, Saverio? No, sì, ci siamo passati in quella via. La via. No, non ci siamo passati, ma era la via di fronte a dove ci stava facendo prima. Ah, la via di fronte a dove stavamo prima. C'è il signore. Anche qui tutta una situazione. A me quello che davvero mi fa impressione è vedere come ci sia tanta terra all'interno delle case. Significa che sono colme di energia, di vita. La natura riesce a prendere sopravvento grazie a queste cose. Non sono edifici sterili, sono ricchi di storia. Guarda qui, guarda qui. Venite con Saverio. Saverio, mi raccomando, fai piano. Qui comunque sono tutte foglie su foglie, no? Un accumulo di foglie. Andiamo a vedere, ragazzi. Guarda qui l'ingresso di questa casa. Cavolo, qui è assurdo, eh? Invece questo muro mi sembra abbastanza. Guarda che foglia rabdomantica. Ah, qui c'è un piccolo giardino, Saverio, guarda un po'. Con un affaccio particolare. Questo pure è bello, questo posto. Guardate qui quanti Coppi. ce ne sono. Questa è la storia dei coppi. No, Saverio, non lo so. Il coppo in antichità aveva un canone, una forma non data da uno stampo, ma dato dalla gamba del copparo. Prendevano delle lastre in argilla, se le spartellavano sulla coscia
E il coppo era fatto. Ah, non lo sapevo, Saverio. Quindi hanno la forma di una coscia questi coppi. Per questo si dice te coppo in due. Oddio. Ci reggerà qui? Ho i miei dubbi. Saverio, vieni a vedere. Cioè c'è un'energia davvero importante qui. Qui sì, la sento anch'io. È davvero un'energia importante. Guardate ragazzi, vista fiume. Sentite gli uccelli come si sono mossi? Qui c'è davvero un'energia alquanto importante, Saverio, alquanto importante. Facciamo il test del pendolo. Procedi, Saverio. Qui si sente che scorre un'energia astrale. Bene, non ho ricevuto nessun segnale. Neanch'io, è tutto pulito qui, Saverio. C'è stato un falso segnale. Per fortuna. Ho temuto il peggio anch'io. Procediamo da quella parte. Mi sembra che ci sia qualcosa di interessante oltre quel muro. Andiamo, Saverio, andiamo. No, andiamo di qua. Facciamo il giro. No? No, là, vedi, ci stava qualcosa. Diego, ma che cos'è stato quel rumore da quel lato? Andiamo a verificare, Saverio, verifichiamo. Saverio, ma non c'erano segnali interessanti lì. Saverio, un attimo, aspetta. Percepisco ancora qualcosa. Tu sei sicuro che non ci siano segnali interessanti dal tuo pene? Tu lo sai, Saverio, mi fido molto più della tua mano che delle nuove tecnologie. Sei sicuro? Sono sicuro, ma spostiamoci. Spostiamoci, andiamo a Meglio non verificare. sfidare l'occulto. Andiamo ragazzi, andiamo. Madonna. Che c'è qui sotto, Saverio? Qualcosa di aberrante. Cosa c'è? Cavolo. Cioè, ma chi è che ha costruito questa cosa se non qualche entità? Guarda quanto sono lunghe queste colonne. Ah, poi sembra che ci sia un portale enorme. Questo sicuramente è stato costruito da o egizi o alieni. C'è qualcosa di veramente forte qui. Qui c'è un banano. Dove vai, Saverio, ti uccidono queste zanzare. Strano, ma siamo a novembre. Guarda le foglie del banano. Questo è un banano bellissimo, Saverio. Guardate ragazzi, che sta succedendo? Per caso qualche amico di YouTube sa il nome di questo fungo? Sembra un fungo simpatico. Fatecelo sapere nei commenti se lo possiamo mangiare o no. Da che foglie assurde c'è? Proviamo a fare un'analisi di questo terreno, Saverio. Non mi sento al sicuro. Guardate qui, che foglie sono queste, Infatti ragazzi? voglio vedere con Google Lens che cosa di foglia è. Non ho mai visto una foglia del genere. È una brussudnenita. È il gelso da carta. È un gelso da carta. Fantastico. Bellissima comunque questa pianta. Un gelso. Guarda che foglie. Setose. Oh, ma questo ulivo, secondo te queste trappole a quando risalgono, Saverio? Le vedi le trappole per i calabroni? Sì.
Guarda che olive più che altro. Oh, le olive non sono neanche state raccolte, queste olive, no? No. Bella. Madonna se sono morbide. Fammi vedere, Saverio. Madonna, buona. Esplode con una facilità allarmante. Saverio, questo è un luogo magico. Lo seguiamo per di qua. Saverio, aspetta, ho un po' di paura a entrare lì. Ragazzi, ho un po' di paura. Potrebbe essere come Narnia o il luogo per Hogwarts. Saverio, un attimo, potrebbe esserci anche qualche animale. Ma ragazzi, guardate che luogo è. Del sentiero. Ma cos'è questo posto, Saverio? Ho davvero paura di questo sentiero. Guarda qui. C'è un cancello. Guarda, qui che c'era il bagno, mi sa. Vedi? La toilette. Avevano molte foglie per finire. E comunque è il dietro della casa. E da qui si entra. Attenzione a terra. Ah, niente comunque. Solo il giro della casa. Vedi se si apre il cancello? No, il cancello addirittura è chiuso con un lucchetto. Non sembra neanche tanto usurato. Siamo rimasti bloccati qui dentro, ragazzi. Così, adesso rifacciamo il giro, usciamo dall'altra parte. La situazione non è affatto bella, molto complicato. Ecco, adesso possiamo andare. Sempre. Andiamo. Hai visto il cancello quante presenze c'erano? C'era qualcuno che voleva impedirci di varcare quella porta. Adesso stiamo ritornando leggermente alla normalità. Questo paese, da quando sono entrato, sto cominciando a perdere la testa. Mi sento davvero, guardate la quantità, sembra di stare nella giungla. Anni e anni di foglie, una sopra l'altra. E tutte queste foglie hanno nascosto le case per non farci capire tutte le scritte, per non farci vedere, per non farci sentire. Potrebbero esserci animali come serpenti a guardia delle case. Proseguiamo, Saverio, andiamo da questa parte. Guarda qui, per il momento siamo tornati. Tutto il paese, ragazzi, è sempre almeno in giallo, giallo-arancione e in tanti punti forte il rosso. Qualcosa di mai visto. Vedete qui, ragazzi, come quest'area della casa è stata interamente ricoperta da qualche magia, sicuramente, per non farci capire. Adesso, per provare ad entrare lì dentro, avremmo dovuto disboscare tutto. È qualcosa di assurdo. Saverio, è pazzesco. Veramente incredibile la forza della vegetazione. Lo so, Saverio, che tu saresti voluto entrare dentro, ma come facciamo? Dovremmo aprire tutto a mano, farci spazio tra le foglie e i rami per entrare lì dentro. Hai sentito, Saverio, quel rumore? Sembrava un cervo. È stato talmente un attimo di confusione. Infatti, vedete, ho aumentato la sudorazione, abbastanza di palpitazioni. Adesso vado a bere un po' d'acqua per rigenerarmi. Un attimo ho bisogno di riprendere coscienza di quello che è accaduto. Sono davvero provato di questa situazione. È proprio una cosa fuori di testa. Soprattutto per quella casa, per quello che è successo. Non so cosa è successo in quella casa, ma sicuramente niente di bello. Saverio, anche se non c'è elettromagnetismo, sembra sempre qualcosa nell'aria. All'interno di quella casa sentivo davvero la testa che mi si comprimeva. Adesso siamo fuori e utilizzeremo una tecnica ancestrale proprio per non turbare l'equilibrio del paese intorno a noi. Saverio, che hai portato con te? Ho portato le mie bacchette da rabdomante, quali mi sono state donate dal rabdomante più importante del posto.
da dove appartengo, e andremo a usare questo metodo che non ha cariche come batterie. Andremo a usare queste bacchette per trovare flussi di energia, andremo a captarli per poi seguirli. Li metto qui al centro della piazza dove... Questa, ragazzi, siamo all'interno della piazza principale da cui siamo entrati prima. Praticamente l'intero paese sono questi 4 giri di piazza per ritrovarci qui, come ci diceva il nostro amico, nella chiesa. mi inizio a concentrare. Ci sono troppe energie contrastanti, sono veramente troppi flussi. Adesso provo a captare qual è il flusso maggiore per avere maggiori risultati. Farò roteare la bacchetta. Ragazzi, adesso con la rotazione della bacchetta andremo a capire... Dove si fermerà sarà il luogo con maggiore carica energetica. Esatto, Saverio, il luogo con maggiore intensità. Sta compiendo veramente molti giri, questo ci fa capire che è attratta da più luoghi a noi circostanti. Le cariche magnetiche sono davvero alte in questo posto, ragazzi. Sta captando qualcosa. Si sta captando qualcosa proprio in questo momento. Eccolo qui. Si è Eccolo. fermata. Si è fermata. E dove indica, ragazzi? Dove indica? All'ingresso della porta? No, non proprio all'ingresso. Forse sopra. Saverio, forse indica lì, su quella salita lì. Santiago, ora che abbiamo una direzione, aggiungiamo l'altra bacchetta. Cerca di... Ci siamo connessi, le bacchette si sono toccate. E adesso, ragazzi, andiamo a cercare il punto esatto dove il campo elettromagnetico è più forte e magari potrebbe esserci la presenza di un fantasma. Andiamo a vedere. Guardate, ragazzi, attentamente i movimenti che fa Saverio. Teniamo la voce bassa per evitare che Saverio si deconcentri. Guardate qui. Indica proprio in quel punto. Si stavano per incrociare, Saverio, hai visto? Stavano per incrociare. Forse qualcosa ci è venuto addosso. Qui c'è un aumento di energia notevole. Iniziano a bruciare le mani, si stanno scaldando le bacchette. Ah, aia! Attenzione, Saverio. Devo scollegarmi completamente dall'eco per riuscire a connettermi con queste forze ancestrali. Ricordiamo che questo posto è completamente sommerso d'acqua, siamo circondati da fiumi, quindi... Guardate, ragazzi, dove siamo. Guardate dove siamo. Questa sembrerebbe essere un'altra parte del villaggio, però nascosta. Vedete da dove si entra? Proprio all'ingresso del paese, nascosta da tutto e da tutti. E ci sta portando proprio qui, ci sta portando, guardate. Guardate dove ci porta le bacchette, guardate. Ci ha portato proprio in questo luogo. È assurdo, ragazzi, è assurdo. Si è incrociata, Saverio! Si è incrociata proprio qui, in questo luogo, in questo punto. Forse proprio all'altezza di questa porta qui. Che facciamo, Saverio? Proviamo ad entrare? Entriamo, dai. Proviamo ad entrare. Santiago. Entriamo, vediamo che c'è qui dentro. Stai attento, mi raccomando. Guardate, ragazzi, dove siamo. Attenzione. Il tetto è pericolante. Saverio, fai attenzione. Dietro c'è il cortile, ma siamo impossibilitati a raggiungerlo. Verifichiamo. Saverio, ma sta impazzendo qui, hai visto? Hai visto, Saverio? Per un attimo è impazzito. È proprio qui forse il punto. Qui l'avevo captato, il punto esatto. Forse si è spostato, è andato più avanti. Eccolo, l'ho ritrovato. Se ci sei, facci sentire la tua presenza.
Se ci sei, facci sentire la tua presenza, veniamo in pace. Facci sentire la tua presenza se ci sei. Saverio, la tecnologia non funziona, prendi anche il pendolo per verificare quello che ti dicono le tue mani. Se ci sei, fatti sentire, veniamo in pace. Fatti sentire se ci sei. L'ho perso, Saverio, l'ho perso. Ho perso il segnale, ho perso il segnale. Eccolo, eccolo, ecco. Se ci sei, veniamo in pace. Senti questo rumore? Ragazzi, voi non potete sentire questo rumore, ma sembra quasi una voce di una donna provenire da lontano. Guardate qui le interferenze. Prendi il pendolo, Saverio. Le senti le voci? Niente, l'abbiamo perso, Saverio, guarda. Ragazzi, per un momento abbiamo percepito interferenza a livello massimo. Come vedete, interferenze ci sono sempre, cosa che non ci sono in luoghi normali. E a volte ha un picco fino al rosso, che significa presenze importanti. Ci vuole dare un segnale. Interferenza in alcuni momenti, eccola. Vedete ragazzi com'è alta all'interno l'interferenza? È piena. Se c'è qualcuno, fatti sentire, veniamo in pace. Niente, andate. Interferenza piena, va e viene, sicuramente. Non so che dire, sono senza parole come voi, sono senza parole. Saverio, mi sento abbastanza scosso, come all'interno dell'altra casa. Forse è meglio che usciamo per il momento. Interferenza alta, ragazzi, ma sento come delle vibrazioni strane provenire dai lati della casa. Credo che sia meglio uscire per il momento. Santiago, qui forse c'è un pozzo, una fossa artesiana. Profondissimo. Cos'è? Assurdo. Passaggio segreto. Attento, Saverio potrebbe crollare da un momento all'altro. Travi gigantesche. Proviamo a percorrere questo sentiero, vediamo dove ci porta. Devo stare attento che è pieno di spine, Saverio. Guardate qui. Ragazzi, guardate qui la natura come si è ripresa. E qui, come prima, ci sono una di quelle case nascoste da tutta la natura. Chissà perché. Vedete l'intensità? Avete visto dentro com'era? La casa nascosta, intensità alta. Proseguiamo da questa parte. Attenzione, Saverio. Che posto è mai questo, Santiago? Guarda qui, le edere sembrano liane. La struttura è completamente ricoperta da radici. Ragazzi, guardate qui, c'è una scritta. 1984. Guardate, questo doveva essere un forno in origine. La situazione è quanto particolare all'interno di questa casa. Però non ci sono vibrazioni di interesse. Dove deve essere un altro forno? No? Ah, cavolo,
qui era sul corso del lavatoio, interrotto dai rovi delle more. Guardate questi buchi, a cosa potevano servire, Saverio? Forse erano usati da dei giganti. Si Questo buco divertivano. qui? Un gran bel buco. Ok, situazione pericolante, oserei dire. Molto pericolante, Saverio. Usciamo da qui. Andiamo. Attento ai rovi. Guarda qui sotto quanto è profondo, Saverio. Comunque è strano non trovare niente, tipo una scatola, un oggetto, una maglia, una lattina di birra. È stato trafugato per bene questo luogo. Ma gli spiriti sono rimasti, si vede. Le presenze, le energie che una volta rendevano vivo questo posto sono ancora rimaste, sono ancora qui. Sono tra di noi. Danno ancora quella vita a questo posto. Vieni qua. È come se mi chiamasse. Ragazzi, Saverio si è sentito chiamato all'interno di questa casa. Accendiamo il nostro rilevatore elettromagnetico. Andiamo. Andiamo, Saverio. Se di così io non entrerei. Non oserei sfidare. Qui le assi le vedo un po' diroccate. Guardate il piano di sopra. Santiago, stai attento. Saverio è pulito qui dentro, possiamo andare. Non c'è nulla, sembrerebbe. È assurdo tutto questo, Saverio. Questa città fantasma merita assolutamente un'altra visita. Dobbiamo portare più strumenti per captare più frequenze possibili. Assolutamente, Saverio. Dobbiamo tornare per capire quello che è successo oggi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video su questi luoghi abbandonati. Andiamo!